Ciao! Allora, se seguite i miei video, sapete che io mi sono così tanto innamorata della campagna inglese che non solo ho scelto di viverci, ma ho anche creato questo canale YouTube proprio per condividere questa mia passione. Ma io non sono certo l'unica qui in Inghilterra ad amare così tanto questo mondo. La campagna occupa un posto davvero speciale nel cuore degli inglesi, al punto che ancora oggi quasi il 60% degli abitanti del Regno Unito, se potesse, andrebbe volentieri a vivere in campagna. Ma da dove nasce questo legame così profondo? In questo video provo a dare una mia risposta a questa domanda e a spiegare le ragioni di un rapporto d'amore che ancora oggi non accenna minimamente a tramontare. Restate con me se volete scoprire perché gli inglesi amano così tanto la campagna. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube in cui parlo del meraviglioso mondo della campagna inglese. Come ho detto ormai diverse volte, io ho iniziato a innamorarmi della campagna inglese guardando Escape to the Country. Escape to the Country è una famosa trasmissione televisiva inglese che aiuta le persone che vogliono andare a vivere in campagna a trovare la casa dei loro sogni. È proprio grazie a questa trasmissione che io ho scoperto dei villaggi da fiaba. Villaggi che sono immersi in una natura stupenda e incontaminata e in cui il tempo spesso sembra davvero essersi fermato. Una cosa poi che mi colpiva sempre andando in questi posti è che le persone, non so, sembravano sempre felici. Questo mondo mi ha letteralmente conquistata, al punto che appena ho potuto ho deciso anch'io di andare a vivere in un villaggio della campagna inglese. Ora, come potete immaginare, il cambiamento è stato grande e non era assolutamente scontato che funzionasse, ma devo dire che onestamente io non potrei essere più contenta. Qui a Chawton ho scoperto davvero un mondo gentile, un mondo in cui le persone ti salutano e ti sorridono sempre e dove io sono veramente felice. Ma ho anche scoperto che non sono l'unica a pensarla così. Gli inglesi hanno davvero un legame profondo con la campagna, un legame quasi ancestrale direi, e ancora oggi considerano i villaggi e la campagna in generale il luogo ideale dove vivere e crescere i propri figli. Ecco, in questo video voglio parlarvi proprio di questo argomento e spiegarvi quali sono le ragioni di questo legame intenso e direi abbastanza unico che ancora esiste tra i sudditi di Sua Maestà e il mondo rurale. Questa connessione profonda con la campagna è una peculiarità tutta britannica che trova pochi riscontri nel resto del mondo occidentale. Io dico sempre che in un certo senso non si può dire veramente di conoscere l'Inghilterra se non si comprende il legame che ancora esiste tra larghe fasce della popolazione e il mondo rurale. A questo proposito voglio raccontarvi un aneddoto divertente, ma al tempo stesso direi molto significativo. È una cosa che ho letto sul sito di Country Life un po' di tempo fa. Country Life è la rivista storica della campagna inglese ed è anche la mia rivista preferita perché difficilmente mi perdo un numero. Questo aneddoto era
era contenuta in un articolo scritto proprio dal direttore della rivista, Mark Edges, un articolo che parlava proprio del perché tanti inglesi ancora oggi desiderano vivere in campagna. In questo articolo Edges raccontava che durante una cena con una delegazione di politici giapponesi, un diplomatico gli aveva chiesto come faceva il governo inglese a convincere i cittadini a lasciare le città. Questo diplomatico sosteneva che in Giappone tutti vogliono vivere a Tokyo o a Osaka, insomma nelle grandi metropoli, e andare a vivere in un villaggio è una cosa che viene vista come una sorta di diminuzione quasi del proprio status sociale. Ora, la risposta del direttore di Country Life mi è rimasta particolarmente in mente perché secondo me è davvero emblematica di quella che è la mentalità inglese. Secondo Edges, il governo britannico non fa assolutamente niente perché l'aspirazione massima di una larga fetta di inglesi è proprio quella di vivere in campagna. Ecco, io negli anni ho potuto verificare in prima persona che questa affermazione è proprio vera e che il sogno dell'inglese medio non è comprarsi un appartamento in centro a Londra o, che ne so, a Manchester, ma un bel cottage in un villaggio della campagna inglese. Tra l'altro, una cosa che mi fa sempre sorridere, ma che pensandoci è emblematica anche questa, è che tutte le volte che parlando con inglesi viene fuori che io sono toscana, tutti mi dicono sempre la stessa cosa. Che meraviglia la campagna toscana! È talmente forte l'amore che gli inglesi nutrono per il mondo rurale che praticamente identificano la Toscana solo con la campagna e in particolare con la zona del Chianti, che scherzosamente chiamano Chiantyshire. Non è un caso che molti inglesi, compresi personaggi famosi come Sting, Colin Firth, Tony Blair, ma anche tanti altri, abbiano comprato casa proprio in quella zona. Sempre a questo proposito, mi sono segnata su questa agendina i risultati di un sondaggio fatto sempre da Country Life qualche anno fa. Un sondaggio che chiedeva quale fosse il luogo ideale per vivere. Ora, vi voglio leggere questi risultati perché secondo me dicono tutto quello che c'è da sapere su questo argomento. Allora, l'80% delle persone interpellate ha scelto proprio la campagna come il luogo ideale in cui vivere. L'80%, pensate. Il 10% ha detto di preferire le zone suburbane e solo il 6% ha scelto le città. E poi c'è un 4% che in realtà non ha espresso alcuna preferenza. Ma non solo, alla domanda diretta, se potessi, ti trasferiresti a vivere in campagna? Pensate, il 60% degli intervistati ha risposto di sì. Insomma, cosa significa questo? Che ancora oggi, nel XXI secolo, questo luogo idilliaco fatto di colline verdi, di panorami mozzafiato e di migliaia di villaggi da cartolina rappresenta il sogno nel cassetto della maggioranza degli inglesi. Ora, questo non significa però che la maggior parte degli inglesi vive in campagna. In molti casi questa, chiamiamola aspirazione, purtroppo resta solo un sogno, principalmente perché economicamente non è sempre realizzabile. In generale, in Inghilterra le case nei villaggi costano di più che nelle città, ovviamente a parità di caratteristiche della casa. Qui si dice che per comprare casa in un villaggio si paga un premium, cioè un sovrapprezzo, perché vivere in un villaggio di fatto è considerato un privilegio e questo ovviamente ha un costo.
Tanto per farvi un esempio pratico, nella mia zona, cioè in East Hampshire, una casa nella cittadina di Alton o anche un cottage vittoriano costa in media il 20-25% in meno di un cottage nel villaggio di Chawton, nonostante Alton disti solo 3 km dal nostro villaggio. E questo non vale solo per Chawton. Tutti i villaggi inglesi, soprattutto qui nel sud-est dell'Inghilterra, sono in media più costosi delle città o delle cittadine. Londra esclusa ovviamente, perché il mercato immobiliare di Londra fa storia a sé. Nonostante questo però, la tendenza prevalente negli ultimi anni qui in Inghilterra, ovviamente soprattutto dopo il Covid, è proprio quella di spostarsi sempre di più dalle aree urbane verso quelle rurali, o magari nelle piccole cittadine della campagna inglese. Chiaramente il fatto che oggi molte persone possano lavorare spesso da casa ha, come dire, facilitato questa tendenza. Una tendenza che tra l'altro riguarda tutte le fasce d'età. Chi non conosce i villaggi inglesi spesso pensa che qui ci vivano solo dei pensionati. In realtà io vi assicuro che non è così. Qui a Chawton, ad esempio, ci sono molte famiglie in età lavorativa, alcune addirittura sotto i 40 anni. Queste persone lavorano quasi tutte per aziende di Londra, ma di solito vanno in ufficio solo 1 o 2 volte alla settimana. Senza andare tanto lontano, anche mio marito è uno di questi. E Chawton non è un caso isolato, questo succede praticamente in quasi tutti i villaggi inglesi. Ora, fatta questa premessa, la domanda da farsi è: quali sono le ragioni di questo, chiamiamolo, rapporto d'amore tra gli inglesi e la campagna? E soprattutto, come è possibile che questo legame continui a essere così diffuso nel 2025? La risposta a queste domande ovviamente è complessa e non è facile da riassumere in un video. Iniziamo col dire che questo legame è un legame abbastanza unico. Io non conosco bene i paesi asiatici o l'America, ma non credo che in Europa esista un'altra nazione dove la campagna occupa un posto così centrale nella società e soprattutto nella cultura del paese. Di certo non è così in Italia, dove la mentalità in media è prevalentemente cittadina. È vero sì che tanti hanno la casa in campagna o anche in montagna, ma di solito queste sono case per le vacanze e non il posto dove si vive stabilmente. Addirittura tanti piccoli paesi dell'entroterra tendono a spopolarsi e le regioni spesso offrono degli incentivi proprio per contrastare questa tendenza. In Gran Bretagna questo problema proprio non esiste. Io onestamente non ho mai sentito parlare di investimenti nazionali e nemmeno locali per evitare lo spopolamento dei villaggi e dubito proprio che qualcuno ci abbia mai pensato. Per molti inglesi in realtà la campagna è la Gran Bretagna come dovrebbe essere. Un posto ameno, pieno di fiori, di giardini e di aree protette. Un luogo dove regnano sovrani cani, cavalli, gli animali selvatici
e dove soprattutto è possibile vivere un'esistenza tranquilla a contatto con la natura. Ecco, la ricerca della pace e della tranquillità è sicuramente il primo motivo per cui gli inglesi amano la campagna e in particolare i villaggi. Io parlo spesso con gli altri residenti di Chawton, ma anche con persone che vivono nei villaggi limitrofi, ad esempio Upper Farringdon, dove vado spesso a camminare, ma anche Selborne, che non è lontano da Chawton. E tutti mi dicono sempre la stessa cosa. Io ho scelto di vivere qui perché voglio stare tranquillo. La cosa interessante però è che questa visione un po', diciamo, idealizzata della campagna ha origini abbastanza recenti qui in Inghilterra. L'immagine che tutti noi abbiamo in mente della campagna inglese, tanto per intenderci quella dei romanzi di Agatha Christie o dei telefilm dell'ispettore Barnaby, è stata introdotta all'inizio dell'Ottocento dal movimento romantico. Il romanticismo inglese è una corrente culturale e letteraria che si è sviluppata qui in Inghilterra alla fine del 1700, proprio come reazione agli effetti più deleteri della rivoluzione industriale. Ora, la rivoluzione industriale è stato un fatto epocale qui nel Regno Unito. Da un lato ha prodotto un enorme aumento della ricchezza e ha trasformato questa piccola isola in una superpotenza mondiale. Dall'altro lato però ha creato anche enormi problemi sociali e soprattutto ha portato a un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Ecco, la risposta dei romantici a questo degrado fu proprio l'idealizzazione della vita e dei valori della campagna. Una vita che veniva descritta come sana e tradizionale e che era contrapposta a quello che era lo squallore delle città industriali e l'orrore, direi, del lavoro in fabbrica o in miniera. La lista di scrittori, poeti e in generale artisti inglesi che hanno portato avanti questa battaglia è lunghissima e comprende alcuni dei nomi più noti della cultura e della letteratura britannica. Non so, Thomas Hardy o le sorelle Bronte, la Gaskell, ma anche pittori come Turner o Constable, e poi soprattutto poeti come Wordsworth e William Blake. Proprio a proposito di William Blake, questa è una cosa interessante, la sua bellissima poesia Jerusalem, o meglio la sua versione diciamo musicale, è considerata ancora oggi l'inno della campagna inglese. E addirittura tanti qui vorrebbero che diventasse l'inno dell'Inghilterra. La poesia parla di una sorta di paradiso in terra, nella bella e verde terra inglese, in England green and pleasant land. E il fatto che tante persone ancora oggi continuino ad amarla, secondo me la dice lunga su come gli inglesi vedano il loro paese. Questa tendenza a idealizzare la vita di campagna, nata come vi dicevo con il movimento romantico, da quel momento non si è mai fermata e anzi è stata alimentata sempre di più da centinaia di scrittori e poeti moderni. Agatha Christie, Beatrix Potter o Tolkien, ma l'elenco potrebbe andare avanti all'infinito. Ma non solo. La stessa Casa Reale britannica ha avuto un ruolo fondamentale in questo processo di rinascita della campagna inglese. Tutto è iniziato con la regina Vittoria, che ha acquistato sia la tenuta di Balmoral in Scozia, sia quella di Sandringham in Norfolk, e ha dato il via alla moda delle vacanze in campagna. Una moda che ancora oggi è popolarissima qui in Inghilterra.
E che dire poi della regina Elisabetta? Credo che tutti noi conosciamo il suo grande amore per la vita rurale, per i cani e soprattutto per i cavalli. Una delle immagini che la rappresenta meglio è quella di lei con il foulard legato in testa mentre cammina nella campagna scozzese, con i suoi stivali di gomma e la tipica giacca di tweed. Credo che non esista un'immagine più eloquente dell'amore degli inglesi per la vita di campagna. Lo stesso discorso vale per il re Carlo III. Chi non conosce il suo amore per la vita di campagna e la sua passione per le tradizioni rurali? Non è un caso se la casa del cuore di re Carlo, cioè quella che lui considera il suo vero rifugio, non è né il castello di Windsor né Buckingham Palace, ma è Highgrove, la residenza di campagna che si trova nei Cotswold, alle porte della cittadina di Tetbury. Comunque, al di là delle tante statistiche, se si vuole trovare un riscontro definitivo dell'amore degli inglesi per la campagna, basta farsi un giro nei cimiteri dei villaggi inglesi. Centinaia di esponenti dell'aristocrazia e in generale della cultura inglese hanno preferito farsi seppellire in questi piccoli luoghi in mezzo al nulla piuttosto che nei grandi cimiteri cittadini. Tanto per fare un esempio, Winston Churchill, uno dei più grandi statisti mondiali del XX secolo, riposa in una semplice tomba nel terreno del cimitero di Bladon. Bladon è un piccolo villaggio nell'Oxfordshire, vicino a Blenheim Palace, che è il palazzo della famiglia paterna di Churchill, cioè i duchi di Marlborough. Pensate che la regina e il governo inglese gli avevano dato la possibilità di avere un posto nell'abbazia di Westminster, ma lui lo ha rifiutato e ha preferito farsi seppellire vicino ai suoi familiari in questo paesino che è sperduto nella campagna dei Cotswold. Lo stesso vale per un altro grande eroe inglese della Seconda Guerra Mondiale, il famoso maresciallo Bernard Montgomery, o Monty come lo chiamavano gli amici. Monty, pensate, è sepolto in un piccolo villaggio che si chiama Binstead, che si trova a pochi chilometri qui da Chawton. E la sua tomba, io vi assicuro, è estremamente semplice ed è praticamente uguale a tutte le altre. Tant'è che io, quando ci sono andata, ho dovuto chiedere a un signore perché non la trovavo. Ora, questi sono solo due esempi, ma potrei citarne tanti altri altrettanto famosi. Questa situazione non trova riscontro in altri paesi. In Francia, in Germania, ma anche in Italia. La campagna è da sempre associata al mondo contadino e non all'aristocrazia o agli statisti. I VIP in Italia di solito vivono nei quartieri più esclusivi delle città e vengono spesso sepolti nei cimiteri monumentali o nelle tombe di famiglia, non certo in paesini sconosciuti. Ecco, senza andare quindi a scomodare tanti studi sociologici, questo fatto così singolare dimostra quanto sia profondo il legame che ancora oggi unisce gli inglesi alla campagna. Un legame che addirittura va al di là della vita terrena e si estende anche alla scelta del luogo dell'ultimo riposo. Insomma, spero che questo video vi abbia aiutato a comprendere meglio il legame davvero unico che gli inglesi hanno con la campagna. Un legame che continua ad essere forte e profondo e che consente all'area metropolitana più grande d'Europa, ovviamente sto parlando di Londra, di crescere e prosperare insieme a migliaia di piccoli villaggi di campagna
che qui sono praticamente sparsi dappertutto, da nord a sud. Questi villaggi hanno spesso poche centinaia di abitanti e non solo non si stanno spopolando, come succede in altri paesi, compresa l'Italia, ma sono addirittura il posto in cui una larga fetta di inglesi vorrebbe andare a vivere e dove quasi 5 milioni di inglesi vivono già oggi. Come dico sempre, solo in Inghilterra una trasmissione che si chiama letteralmente Scappa in campagna poteva avere un successo così clamoroso e soprattutto duraturo. Pensate che Escape to the Country va in onda ininterrottamente sulla BBC da 23 anni e la sua popolarità non accenna minimamente a diminuire. Ovviamente, visto il nome del mio canale, io condivido pienamente questa passione. Ma voi cosa ne pensate? Vi sembra strano che nel 2025 il sogno di tanti inglesi sia ancora quello di andare a vivere in campagna? E a voi, cosa piace in particolare del mondo della campagna inglese? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Tutte queste piccole azioni aiutano moltissimo il mio canale a crescere, quindi vi ringrazio in anticipo per il sostegno. Un saluto e ciao!